Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo che è il canale che fa per voi creativi e creativi, come dico spesso, è qui per farvi vedere altre cose, altri modelli, in questo caso modelli che vi avevo fatto vedere già qualche tempo fa, ma che adesso sono anche montati, e parlo dei Bandai in versione HG scala 1:144 di Mazinga Z, Grande Mazinga e Mazingaiser, ma c'è un modello in più. Bene, voi che siete i creativi e che amate probabilmente, seguendo questo canale, anche creare con le vostre mani, quindi vi chiedo se è il caso di mettere un mi piace, se volete, anzi dovete condividere, se volete iscrivetevi e seguitemi su altri miei social che trovate qui sotto, e comunque insomma in tutte le mie descrizioni ci sono i contatti. Ma torniamo a noi subito, perché avevo fatto vedere qualche tempo fa dei kit della Bandai che avevo acquistato, e in questo caso era Mazinga Z, il grande Mazinga in versione Infinity, quelli che si vedevano nel film, e poi avevo acquistato anche il Mazinkaiser in versione Infinitism, perché effettivamente non si vede nel film, ma vi lascio magari qua sopra la scheda dove poter andare a vedere quel video. Ma si è aggiunto anche un ulteriore modello, sì, perché non potevo lasciare le cose a metà e quindi ho dovuto prendere anche un altro modello, ma andiamo con ordine. Ho montato, e premetto, non ho inserito adesivi, se non in minima parte dove effettivamente ci volevano, ma in nessun modo sono stati applicati fuori. Ci sono degli adesivi che si mettono sotto e quindi quelli li ho messi apposta, ma altri adesivi non ne ho messi, quindi come li vedete sono come sono stati montati, solo puliti un po' dalle sprue. Ovviamente poi, se ne avrò il tempo e anche un po' di voglia, perché ho un sacco di cose da fare, allora li metterò anche in dipinzione, che è un termine che non si sentirà mai in tutto il mondo, ma comunque li dipingerò se ne avrò voglia, se riterrò opportuno, ma già così i modelli sono molto molto belli. E partiamo subito dal capostipite, diciamo così, dei Mazinghi, che è il Mazinga Z versione appunto Infinity. Cosa dire di questo modello? A parte che mi piace tantissimo, è quello dei tre più piccolo nel senso di statura, perché è quello più piccolo, ed è fatto molto molto bene. Tra l'altro aspettate anche la fine del video, perché vi devo raccontare due cose che non mi aspettavo da Bandai, eppure sono state fatte. Quindi questo è il Mazinga Z, adesso vi faccio passare anche le immagini sul girello, così lo potete vedere tutto, ma è molto molto bello, perché insomma anche lo scrander è molto molto dettagliato, ci sono tutte le pannellature possibili. Non ho apprezzato molto il fatto che l'abbiano fatto in due parti, perché le ali sono una parte quasi intera e l'altra è solo una pannellatura che va incastrata nel mezzo, però sono scelte progettistiche probabilmente. Ma la cosa che mi piace veramente tanto è che hai tutto in un modello che pressappoco è completamente snodabile, anzi senza pressappoco, perché ha giunture qua, giunture nelle spalle, infatti si possono portare avanti e indietro le spalle, il busto che si muove, insomma ha tutte le articolazioni, una bella articolazione anche sulla gamba che si riesce a piegare tanto rispetto ad altri modelli, quindi insomma ci sono tante possibilità di metterlo in azione. E questo qua appunto è il grande, o meglio il Mazinga Z, scusate. Lo metto qui perché poi andiamo in cronologia. Arriva quello che è il mio preferito. Sì, è il mio preferito, probabilmente qualcuno già lo sa, ed è il grande Mazinga. Stessa cosa del Mazinga Z, è un po' più alto, come giusto che sia. Lo scrander anche lui molto molto bello e molto rifinito nei dettagli.
anche lui ha tutte le possibili pose possibili che si possono mantenere, perché sono veramente articolatissimi, e poi ognuno ha le sue armi come il Rocket Punch piuttosto che le spade del grande Mazinga. Insomma, ci sono tutti gli accessori, quelli più diciamo così, le armi un po' più significative che si vedevano più spesso nell'anime. Quindi anche questo è bello, ma come vi dicevo nell'altro video, la cosa che non mi piace tantissimo è questo, chiamiamolo mezzo Condor, che insomma secondo me poteva starci benissimo anche tutto il Condor intero, bastava farlo bastava fare la testa in un'altra maniera, ecco, tutto lì. Lo mettiamo qui e passiamo al Mazinkaiser. Mazinkaiser che in realtà avrei pensato, insomma pensavo fosse un po' più grande degli altri, anche a peso veramente della scatola, come vi dicevo nell'altro video, mi sembrava un po' più massiccio, ecco. In realtà massiccio è massiccio, nel senso che ha tutto quello che deve avere il Mazinkaiser, quindi è completamente, ha molti più pezzi effettivamente, perché ci sono anche più pezzi nelle spalle, più pezzi nelle braccia, insomma sono più pezzi effettivamente. Poi ha questo schema tra virgolette di apertura alare che ovviamente ha un suo perché, insomma lo rende veramente grande, ma rispetto a Mazinga Z può anche starci, ma sul grande Mazinga no, perché effettivamente sono praticamente alti uguali e la cosa non è propriamente giusta se vogliamo parlare di cose inerenti all'anime, ecco, perché il Mazinkaiser dovrebbe essere un po' più grande degli altri, invece qua come vedete sono alti esattamente uguali. Si può fare, o meglio si può usare uno stratagemma, perché qua ci sono delle giunture molto particolari per fare in modo che la gamba si alzi anche tutta completamente, e magari facendo così e smollando un po' il busto magari riusciamo a renderlo un po' più alto, ma non sarà mai come quello che dovrebbe essere, quindi almeno così a grandi linee doveva essere almeno alto così, cosa che non è. Però questo ha fatto Bandai e questo ci dobbiamo tenere, come si suol dire. E anche il Mazinkaiser lo mettiamo qua dietro, poi comunque vi faccio passare le carrellate come state vedendo, quindi non vi preoccupate. Il quarto personaggio che non avevo acquistato subito perché ho trovato dopo è uno degli altri personaggi che nella sfera di Go Nagayana insomma è uno di quelli più importanti, anche perché è uno dei primi che è arrivato in Italia, se non ricordo male, in termini di tempo. E parliamo, lo vado a prendere di qua lo vado a prendere ed eccolo qua, Goldrake, sempre in versione Infinitism, fa parte della stessa serie, in HG, scala 1:144, insomma è molto molto bello anche lui, con il double spacer dietro, ovviamente tutti si possono staccare, lasciano un foro sulla schiena, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, ve lo faccio vedere sul grande Mazinga che è più semplice, ma lasciano un foro sulla schiena che però si può coprire con un pezzo che è esattamente uguale al ventre che hanno. Ho notato, o meglio mi hanno detto che alcuni di queste parti grigie avevano dei difetti. In realtà qualche difettuccio io lo vedo, è una questione probabilmente di plastica, proprio della plastica con cui sono stati iniettati gli stampi. Ci sono delle righe un po' particolari che sembrano proprio nella parte della fusione del materiale, no? Essendo un colore molto particolare, l'argento tende a non essere omogeneo. In questo caso effettivamente non è proprio omogeneo, qua ci sono delle righe, qua anche, ma credo che siano anche sugli altri. Adesso controllo e vi dico, non lo metto dietro peraltro più che altro perché è tanto più alto, quindi insomma è poco più basso del grande Mazinga, se non ricordo male, sì, leggermente più basso. Volevo vedere proprio questo, no, per esempio sì, qualche cosa, non tanto, però ha delle righette più scure sulle parti grigie.
sinceramente non mi dispiace, ha un po' del vissuto, e come vi dicevo prima, togliendo lo scrander di tutti andiamo a scoprire, in questo caso sulla parte nera del grande Mazinga c'è questo buco, ma che ha una parte che si può chiudere, quindi c'è un pannellino che ora ho nella scatola dove si può chiudere questa parte. Sinceramente, se lo guardate sempre davanti non ha una grande importanza chiuderlo, e avete sempre a disposizione lo scrander da poter attaccare. Detto questo, dentro alle scatole c'erano anche le base, le action base si chiamano, che vendute separatamente vengono intorno ai 10 euro circa. Adesso ve la faccio vedere, e sono queste che si possono inclinare come meglio crediamo. Addirittura questo perno qua si incastra, quindi bisogna fare un po' di forza per riuscire a... E poi hanno questa levetta, questo meccanismo che alzato lo blocca, quindi non c'è neanche pericolo che vada in giro per i fatti suoi, quindi secondo me già è un'ottima cosa. Più questo che serve per eventuali accessori, il rocket punch piuttosto che il double spacer, insomma ci sono appunto vari accessori. In questa action base, che si può attaccare ognuna con se stessa, quindi con questo perno si possono agganciare più action base, oltre a questo che è quello standard, troviamo anche altri accessori che io non ho ancora staccato, ma che sono molto utili, perché per esempio ci sono questi che sono dei supporti più alti per mantenere questo braccio snodato, ma ci sono anche questo pezzo più questi pezzi che sono quelli che si usano per fare da pinza, per esempio per le action figure normali, quindi non solo per loro ma per action figure normali. E con questi pezzi invece, spero si vedano, questi pezzi qua e vari pezzi che ci sono nelle sprue, si possono anche mettere in volo, quindi ci sono delle placche apposta per metterli in volo. Io in questo caso non l'ho messa, ma si possono agganciare in volo i vari robot, quindi secondo me sono dei bellissimi modelli. Ma qua arriva il bello, ma succede che da Bandai non mi aspettavo una cosa del genere, perché nel Mazinga Z, ok, è il primo, ci sta. Nei successivi, chiamiamoli successivi, nel grande Mazinga, nel Mazinkaiser e anche in Goldrake c'è una sprue che si ripete, perché ci sono dei pezzi che probabilmente hanno voluto tenere, come per esempio la parte argentata qua del ventre. Questa e queste sono uguali, tanto per farvi capire, e vi trovate con praticamente 3 copie, se non 2 o 3 copie di questa sprue, dove c'è dentro esattamente tutta la testa del Mazinga Z. C'è il bavero, o meglio il mento, c'è la testa, c'è la parte dietro del collo, ci sono queste due parti che sono le parti che tengono lo scrander, in realtà è agganciato dietro, ma ci sono le parti dello scrander, quindi, e poi le lame dei pugni degli avambracci di Mazinga Z. Quindi non mi aspettavo che andassero un po' così a risparmio, diciamocelo un po' chiaramente, però è successo così, insomma, sono andati un po' a risparmio, ma questo può essere un dettaglio. Va bene, hanno un po' risicato, sono stati un po' con la manina corta, hanno detto no, ma tanto quelli lì sono pezzi uguali, mettiamoli dentro ugualmente, e va bene, e hanno così riciclato uno stampo. Bene, io sono arrivato alla fine di questo video, vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine, e ovviamente vi ringrazio se vi siete iscritti e se avete condividete tutto quello che si fa su questo canale. Spero vi sia piaciuto tutto, quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto, insieme ai 4 dell'Ave Maria come si suol dire, e vi attendo per i prossimi video. Ciao!